Buongiorno, buonasera, io sono Elena ed oggi come speciale per San Valentino vi leggerò degli articoli originali di fine 800 che riguarderanno l'amore. Se come me siete appassionati di epoca vittoriana edoardiana, iscrivetevi al canale. E iniziamo! Il primo articolo si intitola Amor fa dei miracoli. Un'avventura romanzesca accade a Stoke Park, presso Bristol. Un giovane commesso di nome Guglielmo Derman faceva la corte ad una giovane chiamata Irlanda. Alcuni giorni addietro i due giovani uscirono insieme da Bristol e si recarono a passeggiare nello Stoke Park, residenza della duchessa di Beaufort. Il parco è aperto al pubblico. Mentre egli non si trovavano sotto gli alberi, Guglielmo e Miss Irlanda ebbero una compensa. La disputa s'animò a tal punto che il giovane abbandonò Miss Irlanda, dicendo «Tu non mi vedrai più!». La ragazza attese alcuni istanti. Poscia, vedendo che il giovane non ritardava, si inquietò e si pose a rintracciarlo. Quale non fu il suo stupore nello scoprirlo, a qualche passo in distanza, appeso ad un ramo di quercia con la sua pezzuola. Ma ahimè, ella non aveva coltello. Che fare? Ella s'arrampicò sull'albero e coi denti stracciò a poco il lino. Dopo alcuni momenti il legaccio si ruppe e Guglielmo cadde al suolo. La giovane ridiscese dall'albero, sciolse tutto ciò che ingombrava il collo di Guglielmo e chiamò a tutta gola il soccorso. 2 individui sopraggiunsero e trasportarono il giovane presso la casa d'un gentiluomo, ove incominciò a dar segno di vita. Oggi i 2 fidanzati stanno per assicurare con altri nodi la felicità della loro vita. Il prossimo articolo si intitola Un nuovo talismano. Una volta abbiamo detto che a Parigi alcuni individui dei clubs eleganti avevano introdotto la moda dei braccialetti. Ora aggiungiamo che essa esiste già da lungo tempo nel nord Europa. I grandi signori russi portano quasi tutti un braccialetto nascosto sotto il manichino. Per loro è un ornamento, un gioiello qualunque, come lo è da noi per le donne. In Olanda è più che una moda, è un uso generale. Non avvi ufficiale che parta per Giava, il quale non porti al braccio un cerchietto d'oro. Ma quivi è semplice la questione di sentimentalismo. È un talismano amoroso che rammenta al viaggiatore il nome della sua fidanzata che deve sposare al suo ritorno. Un ufficiale prussiano che ha servito in Algeria il barone S portava anch'esso siffatto talismano. Tale ricordo, non bastando al suo sentimentalismo, il bravo gentiluomo portava nei taschini del gilet 2 magnifici cronometri. «Barone», gli domandava qualcuno cavalcando attraverso le steppe del Sahara, «che ora è?» Qui, diceva, «sono le 10 ore». Poscia, cavando l'altro cronometro dall'altro taschino, soggiungeva sospirando: «In Pomeriana, al castello della mia innamorata, sono le 11 meno un quarto». Bell'esempio di costanza. Nelle vicinanze di Zwichau fu celebrato giorni sono il matrimonio di una coppia settantenne. I 2 s'erano promessi sposi nel 1863, ma il fidanzato, implicato in una colluttazione coi gendarmi, in seguito della quale uno di questi ultimi morì, fu condannato a 30 anni di prigionia. Quando fu rimesso in libertà l'anno scorso, egli si recò a rintracciare la sua fidanzata, la quale aveva aspettato pazientemente il suo ritorno, ed ora sono marito e moglie. Il cuore non invecchia. Quando si tratta dell'America, ormai siamo avvezzi a non meravigliarci di nulla. A York, nella Pennsylvania, è stato celebrato un matrimonio singolarissimo. Un signore che ha visto soltanto 60 autunni ha condotto all'altare, sorridente e commossa, e con la fronte cinta d'una corona di fiori d'arancio, una fidanzata che ha passato senza impacci più di 100 primavere. I 2 sposi si erano visti una volta soltanto prima del giorno che unì per sempre i loro destini, e al primo vedersi si sentirono colpiti dagli strali d'amore, temprati ora dalla fiaccola di Meneo. Per finire, un piccolo articolo intitolato Un libretto
utile. Il borgomastro di Bruxelles ha stabilito che d'ora in poi venga rilasciato agli sposi, nell'atto del matrimonio, un libretto legato in pelle, nel quale, oltre al certificato di matrimonio, si contiene un sommario delle leggi che riflettono, sia civilmente sia sott'altro aspetto, i diritti ed i doveri dei coniugi, una guida con regole igieniche per l'allevamento dei bambini e infine vari foglietti bianchi sui quali vengono trascritti i dati dell'atto di nascita dei figli. Ai poveri il libretto è dato gratis, ai ricchi si fa pagare anche per i poveri. Se questa tipologia di video composto da piccoli aneddoti d'epoca antica vi piace, fatemelo sapere nei commenti. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao!